Bentornati, nella scorsa lezione abbiamo visto come tagliare esattamente una bistecca alla fiorentina. Adesso procediamo con la sua cottura. Ci spostiamo all'esterno, seguitemi, accendiamo le braci e usciamo fuori. I punti per partire più importanti sono due: la preparazione delle braci e il fatto che lei sia a temperatura ambiente. Abbiamo già messo sul fuoco e preparato i nostri carboni, adesso andiamo a rovesciarli all'interno della griglia e iniziamo a predisporci. Abbiamo rovesciato i nostri carboni sulla nostra brace, ovviamente li avevamo preparati già circa da un'oretta. La buona qualità di una brace la si determina anche dal colore del carbone, quindi un carbone che ha macerato e sta riscaldando su se stesso ha un ottimo colore bianco, come nel nostro caso. Quindi, per quanto mi riguarda, la brace è pronta, possiamo già predisporre la griglia superiore. Siamo pronti per la cottura. In questo caso, su un dimensionamento di una bistecca di circa 1,3 kg, 1,4 kg, noi prevediamo di cuocerla sulle due facce per almeno 4 minuti. Un fattore determinante nella cottura della bistecca alla fiorentina è pazienza e tempismo. Pazienza perché ogni procedura ha il suo tempo e questo tempo deve essere rispettato. Tempismo perché questo tempo non venga superato. Adesso abbiamo voltato dall'altra parte la bistecca, come potete vedere anche dal colore si è formato una bella crosticina esterna che darà croccantezza e sapore. Attendiamo circa altri 4 minuti e poi facciamo un leggero passaggio di 1 minuto su ogni lato, sopra la parte di cartilagine. Durante le operazioni nelle quali girate e rivoltate la bistecca, non cadete nella tentazione di forarla con una forchetta, ma usate dei pinzoni come abbiamo usato noi stasera, perché è proprio essenziale il cercare di non perdere succhi dalla carne. È proprio una questione di qualche istante e poi adesso possiamo fare un giro sulle parti con la cartilagine. In questo caso inizio dalla parte del filetto. E adesso dalla parte del controfiletto. Terminata questa fase, adesso sfruttiamo il conduttore termico per eccellenza nella bistecca, che è l'osso. Quindi andiamo a posizionarla per più minuti, quindi in questo caso circa 6 minuti, sull'osso. Dopodiché dovremo cercare di far riposare la carne per la ridistribuzione dei liquidi. Quindi alzeremo la griglia, sposteremo i carboni da una parte e la lasceremo riposare per pari tempo cottura. Quindi in questo caso abbiamo cotto circa 14 minuti, una decina di minuti buoni dovrà riposare prima del taglio. Ci vuole un attimo di pazienza. E mettiamo la nostra bistecca a riposo. Dieci minuti di riposo e siamo pronti per l'impiattamento. Io rimuovo solitamente prima il cappello e poi vado a staccare filetto e controfiletto.
Ok, la nostra bistecca è stata impiattata e ricomposta con filetto, controfiletto e cappello. Il mio suggerimento è quello di non condirla assolutamente, se non con un pizzico di sale Maldon. Il piatto è concluso. Abbiamo concluso la nostra prima lezione sulla bistecca alla fiorentina. Abbiamo visto il suo taglio e la sua perfetta cottura nella brace. Adesso vi aspetto nella prossima lezione dove tratteremo la bistecchina disossata. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.